La passione per la fotografia mi nasce quando ero molto giovane, in realtà facevo il liceo, avevo 15 anni e mio padre mi regalò una macchina fotografica che era la sua, una vecchia Pentax. Chiaramente a quel tempo per me era un gioco e lo portai avanti come tale sino al 2000. Quando feci il mio primo viaggio in solitaria in Australia. Dal punto di vista professionale, infatti, poi l'ho incominciato a considerare la fotografia nel 2006, 6 anni dopo, quando ritornai nuovamente in Australia con un visto di lavoro, ebbi l'occasione di fare delle prime esperienze proprio professionali, perché per puro caso incontrai delle agenzie di turismo che cercavano di fotografi che fondamentalmente facessero delle fotocartoline per i dépliant e le brochure da vendere ai turisti. In quell'anno quindi immaginai che la fotografia potesse diventare anche un lavoro, oltre che una passione e una ricerca artistica. Mi affascinavano questi grandi fotografi come Bresson, Capa, che comunque al di là di essere reporter erano anche viaggiatori. E inizialmente ho provato a seguire le orme copiando, perché copiare poi serve anche ad imparare. Quindi tutti i miei primi lavori dei primi anni sono molto reportagistici, molto bianco e nero, lavoravo molto in bianco e nero e scartavo a priori il colore, mentre oggi non riesco più a dover scegliere un linguaggio che sia colore o bianco e nero, pellicola digitale, sono molto più malleabile e adopero i linguaggi, dipende cosa voglio raccontare. Da questa fase reportagistica che prima era tutta paesaggistica, poi è diventata più umana, quindi anche il racconto del sociale. Quando sono subentrate le prime esperienze con il teatro, mi sono innamorato fondamentalmente della figura umana nel senso più stretto. Questo pian piano mi ha portato anche a voler raccontare le persone sganciate dei luoghi. Uno degli ultimi lavori, infatti, è stato un lavoro che si intitolava Survivors e raccontava fondamentalmente la vicenda di questa migrazione che ancora adesso avviene tristemente dall'Africa, da svariate parti dell'Africa verso l'Italia. Siccome i media l'hanno sempre raccontata in maniera un po' massificata, fondamentalmente trattando il tema come se fosse un fiume informe di persone che non hanno un'identità, un viso. Allora mi venne l'idea di fare semplicemente una serie di ritratti di queste persone per ridare una dignità umana a chi l'ha persa, a chi arriva qui senza un volto, appunto. In questo senso il mio approccio con il ritratto, sia in questo caso ma anche in altri, è un po' atipico, forse perché, come dicevo, la mia formazione di per sé non è accademica e quindi ho trovato i miei modi di raccontare le cose. Quando faccio un ritratto a un mio soggetto, in genere scatto una sola foto. Questo perché quello che mi piace fare è entrare in relazione con la persona, farmi raccontare una sua vicenda e a quel punto chiedo di fare una foto. Questo mi consente, almeno idealmente, di catturare negli occhi di quella persona il racconto che ha appena fatto, perché è ancora vivo. Alla fine in tutte le mie foto, che sia un paesaggio, una formazione rocciosa o una persona, c'è un filo conduttore, che è l'amore che io provo quando fotografo. Cioè, se io non provassi amore per i miei soggetti probabilmente non scatterei.